Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi andremo a parlare di dominance e rotture di mercato. Penso che sia uno degli argomenti fondamentali per capire come comportarsi all'interno del mercato, perché va a farti capire chi ha il potere in quel momento. Ma te, che cosa significa chi ha il potere in quel momento? Allora, abbiamo detto che il mercato o va su, quindi abbiamo un cosiddetto uptrend, ok, che è composto da, vediamo se ve lo ricordate, che è composto da l'uptrend, da massimi e minimi sempre superiori, bravi, o un downtrend, che è composto da massimi e minimi sempre inferiori. Ora, ehm, cosa significa chi ha il potere? Ovviamente, se siamo in un uptrend, il potere chi ce l'avrà? Tra buyers e seller, perché quando si parla di dominance, la dominance è il rapporto tra buyers, buyers versus sellers. E cosa ci va a dire la dominance? La dominance ci va a dire chi dei due in quel preciso momento, allora facciamo così perché sono in seller, chi dei due in quel preciso momento ha il potere, quindi ha più volumi a mercato. Perché abbiamo visto in una delle lezioni che i volumi vanno a far capire dove sta andando il mercato. Perché? Perché se io metto 10 euro nel mercato e lo compro, mentre tu che stai ascoltando ne metti 2 per vendere, il mercato dove andrà? Ovviamente verso l'alto. Perché? Perché la forza di io che compro è più alta di quella che te stai vendendo. Quindi, cosa andiamo a cercare quando intendiamo per dominance? La dominance, utilizziamo lo schema dell'altra volta, è quella zona, ok? Quella zona prima di un impulso che genera o un massimo più alto o un minimo più basso rispetto al precedente. Quindi questa qui è un'altra zona. Rispetto al precedente. Quindi mettiamo caso che siamo in un uptrend. Perché? Perché abbiamo creato un nuovo massimo. Dov'è la dominance? La dominance partirà dall'inizio dell'impulso. Se invece c'è stato un impulso verso il basso, abbiamo creato un nuovo minimo, la dominance partirà dall'origine di quell'impulso sell. Ora, a cosa serve la dominance? Effettivamente, la dominance serve a capire fino a quando siamo in un mercato buy o in un mercato sell. Perché? Perché allora qua abbiamo creato un nuovo massimo e quindi la dominance è qua sotto. Poi qua abbiamo creato un nuovo massimo, quindi la dominance si sposta qua. Poi qua abbiamo creato un nuovo massimo e la dominance arriva qua. Ok, stringiamolo un po' perché se no. Nel momento in cui noi andiamo a creare un minimo inferiore, tolgo questo se no è confusionale, la dominance cambia. La dominance non è più dei buyers, ma è dei seller, perché hanno avuto più forza. E quindi è qui. Una volta che andiamo a creare un altro minimo inferiore, questa è stata la dominance, e così via. Ora, mettiamo caso che il mercato non fosse andato a ribasso qua, ok? Fosse arrivato qui e avesse iniziato a fare questo, ok? Ok. Fino a dove siamo ancora con la dominance sell? Voi potreste dire, però qua ho creato massimi più alti e minimi più alti. E sono d'accordissimo con voi. Che ho fatto? Ah, sono andato avanti. E sono d'accordissimo con voi. Perché? Perché abbiamo effettivamente creato... ehm, opla, massimi e minimi superiori. Però abbiamo appena detto che la dominance di chi è? Dei sellers. Perché? Perché l'ultimo impulso è stato questo. Quindi finché questo impulso non viene rotto, noi siamo sell.
Noi dobbiamo andare a cercare opportunità sell, a prescindere da quello che fa il mercato nel breve periodo, perché noi magari diciamo ok, ha fatto massimi e minimi sempre superiori, allora siccome so che magari deve tornare su questa zona qua, io mi metto una bella posizione buy, ok, con lo stop loss qua sotto e vado a prendermi magari il prossimo massimo, però cosa succede? Il mercato stranamente fa così. Ma non è stranamente. Perché? Perché noi avevamo una dominance sell da qua. E finché questo livello non viene rotto, noi siamo sell. Se invece il mercato facesse una roba del genere, nel momento in cui rompe la dominance creando un massimo superiore, questo diventa la nostra nuova dominance. E noi possiamo andare già a cercare opportunità di buy. Ma finché non rompe la dominance, non si va dalla parte opposta. Ora andiamo a fare degli esempi. Poi ci sono anche pattern che andremo a parlare più avanti, però comunque il messaggio è questo. Questo qui è un bel esempio, no? Noi abbiamo avuto questo impulso, comunque che è durato un bel po', che è andato a creare questo massimo, ok? Ora, chi è stato l'ultimo che ha creato l'impulso? Magari lo vediamo meglio nel daily, sì, decisamente. Questi qua sotto, ok? Questi qua sotto. Usti. Allora, se lo selezioniamo, grazie, questo qua sotto. Perché? Perché c'è stata una piccola candelina sell, però poi i volumi buy sono entrati alla carica e hanno creato questo movimento. Ora, abbiamo rotto questa struttura, ok? Finché il mercato, quando è arrivato qua, non rompe questa zona, noi siamo safe. Ora, abbiamo creato un nuovo massimo, quindi abbiamo rotto questa struttura. Chi sono stati? Questi personaggi qua, questa candelina verde qui. Anzi, diciamo tutto questo movimento, ok? Prendiamo tutto questo movimento. Ora, noi abbiamo visto un movimento fortissimo sell, perché questo qui è fortissimo, è sceso immediatamente. Però siamo in un territorio sell o in un territorio buy? Siamo in un territorio buy. Perché? Perché fin quando non viene rotto questo livello, l'ultima parte di questo rettangolo, noi non andremo mai sell. Nel momento in cui si romperà, possiamo pensare di andarci. Ma Matteo, ma finché non lo rompe, poi magari io me lo perdo. Perfetto. Nel trading, negli investimenti in generale, l'80% è attesa, e il 20% è esecuzione. Ma soprattutto, scrivetevelo da qualche parte, bet and safe than sorry. Mai entrare perché bisogna entrare, perché ti senti che vuoi creare che vuoi fare un'operazione, mai farlo. Mai, mai. Piuttosto stai fermo e piuttosto ti vai a cercare un'opportunità che rispecchia le tue regole, che ti trovi sicuro di fare, ma mai andare a operare solo per il gusto di farlo, solo per vedere il tuo broker che ti dà delle operazioni aperte. E adesso abbiamo parlato di rotture, te ne ho un poco accennato in questo momento. Le rotture che cosa sono? Come potete vedere, questo qui era il massimo, il primo massimo che era stato creato dopo questo movimento sell, ok? Anche se poi vedete, qua non ha rotto questi livelli e infatti nonostante sembrava dovesse andare sell, siamo andati buy alla fine. Quindi, questo qui era stato uno degli ultimi massimi. Allora, a dire il vero era questo, ok? L'abbiamo rotto. Cosa succede? Cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che il mercato vada a ritestare, si dice, quindi riandare a provare questa zona, perché? Perché come visto l'ultima volta abbiamo supporti e resistenze, quindi una resistenza diventa un supporto, per poi magari proseguire. Potrebbe farlo, perché no? Ma Matteo, tu hai detto che qua se rompe qua sotto, però comunque abbiamo tutto questo movimento forte e finché non dà dei veri segnali forti di sell, non andiamo controcorrente. Mai andare controcorrente.
Quindi le rotture di struttura sono tutte quelle rotture che vengono fatte in base a o i massimi precedenti o ai minimi precedenti. Quindi se io qua avevo questo massimo, l'ho rotto. Break of structure, boss. Di solito lo chiamiamo così. Allora, no, è il template boss. Break of structure. Quindi, una volta che rompe, o ritesta subito, o magari ritesta in futuro. Poi, questo qui era il minimo, ok? L'ha rotto, va a ritestare una zona importante, quale, tra le altre cose, quella della dominance, perché questi qui sono coloro che hanno rotto, per poi andare giù. Papà, parapà, rompe, quindi di chi è la dominance? Di questi signori qua. Dove è stato rotto il livello? Qua. E così via. Quindi il boss o le rotture di strutture sono quei livelli dove viene violato o un minimo precedente o un massimo precedente. Ovviamente andando a favore di trend. Quindi ricapitolando, la dominance è chi ha il potere nel mercato in quel determinato momento. Le rotture di strutture sono invece quei movimenti che vanno a rompere strutture precedenti, quindi minimi inferiori o massimi superiori precedenti, e che quindi ci indicano una forza del trend. Perché? Perché abbiamo un trend consistente, abbiamo un trend che continua o a rompere struttura a ribasso, quindi siamo in un territorio sell molto forte, o una struttura a rialzo, quindi siamo in un trend rialzista molto forte. Mi auguro che anche questa lezione vi sia piaciuta. Io vi do appuntamento domani con la prossima lezione, dove magari andremo a vedere qualcos'altro di interessante sul grafico. Vi auguro una buona giornata. Vi invito a lasciare like, un commento, un qualsiasi cosa, a seguirmi sui miei social. Perché? Perché mi può aiutare a crescere come, diciamo, preparatore, possiamo definirlo, e crescere come persona, perché? Perché può darmi una mano anche a imparare molto meglio rispetto a quello che sto facendo già adesso. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.